One, two, three, four. Buongiorno a tutti. Dunque, sono arrivati i PCB. Sono arrivati i PCB, quindi oggi faremo il video di assemblaggio del PCB. Facciamo prima un piccolo unboxing. Come vedete, sono stati ordinati da JLC PCB, che è uno dei N.000 siti cinesi che fanno servizio online. Quindi basta mandargli file Gerber e nel giro di 10 giorni spediscono i PCB già fatti. È un'azienda che ho già usato altre volte, qualità dei PCB abbastanza buona e questo è il risultato. Come vedete li ho fatti rossi, giusto per uniformarli con il colore delle plastiche che sono rosse, si può scegliere anche il colore, insomma. E anche la qualità del PCB mi sembra abbastanza buona di questa azienda che è già abbastanza collaudata nei miei progetti. E quindi procediamo con l'assemblaggio della scheda. Questo è il mio piccolo laboratorio, il vano caldaia, tanto per intenderci, è piccolino ma funzionale, c'è spazio per montare, soprattutto perché montare schede elettroniche richiede abbastanza poco spazio. Partiamo quindi con il connettore USB, quindi il connettore è un SMD, però ha soltanto dei punti d'ancoraggio through hole, quindi una volta posizionato si tratta semplicemente di saldare i punti d'ancoraggio in modo da tenerlo fermo per la saldatura dei pin SMD. La mia attrezzatura non è professionale, però insomma fa quello che deve fare. Io utilizzo un saldatore con punta SMD, pinzette e una lente per visualizzare e ingrandire le parti SMD che sono veramente piccole. Quindi una volta posizionato il connettore, passeremo alla saldatura dei pin. Come vedete uso un flussante con una pasta saldante che serve per fluidificare lo stagno ed è una cosa importante perché avere stagno fluido consente di evitare di fare ponti o cortocircuiti tra pin, soprattutto quando sono pin così vicini come in questo caso. E quindi saldato il connettore andiamo avanti, passiamo alla parte di protezione, diodi di protezione dell'interfaccia, che sono dei diodi per proteggere i segnali che arrivano da un'interfaccia esterna, come l'USB appunto. E poi andremo avanti con un diodo. Questo è un diodo che serve per poter alimentare l'LDO sia dall'USB che dalla linea che viene dai 24 volt, perché vi ripeto che questa scheda può essere alimentata in due modi, o da USB o dal 24 volt. E poi passiamo alla saldatura dell'LDO. Un po' difficile riprendere attraverso una lente, quindi cerco di aggiustare il più possibile. Questo è l'LDO che dai 5 volt dell'USB genera i 3 volt 3 che servono per alimentare il micro. Lo stesso LDO viene usato anche per generare la 3 volt 3 dai 24 volt di ingresso tramite lo switch 5 volt. C'è un video in cui ho fatto vedere lo schematico in cui ho parlato come è gestita tutta l'alimentazione di questa scheda. Dopodiché passeremo al montaggio dei condensatori. Giusto per dirvi qual è il piano, io adesso monterò i componenti strettamente necessari per alimentare il micro, perché poi vorrei montare il micro e provarlo subito, perché è inutile andare a montare tutti gli altri componenti se poi il micro non va, perché è il componente più critico da saldare il micro, quindi dovesse andare male qualcosa nella saldatura del micro, purtroppo bisogna buttare via la scheda, quindi vorrei non sprecare tutti gli altri componenti. Quindi monterò i pochi componenti che servono per alimentare il micro, e che sono veramente pochi, l'LDO, qualche condensatore e basta. E poi monterò il micro e poi andrò a provare al PC se il micro riesce a comunicare, una volta alimentato via USB se riesce a comunicare. Quindi bastano questi componenti qui. E adesso montiamo il micro.
Questo è un micro, è un 48 pin SMD. La prima cosa da fare è posizionarlo manualmente, che non è banale. Bisogna far sì che tutti i pin su tutti i lati siano allineati con le piazzole, quindi tipicamente si punta, diciamo, si salda un pin di una piazzola e poi si cerca di allinearlo con un po' di pazienza, con molta attenzione perché tutti i pin devono essere allineati su tutti i lati del micro. Quindi non è una cosa semplicissima e se si sbaglia in questa fase poi purtroppo si rischia di buttare via tutto. Una volta fissato, allineato, si passa alla saldatura lato per lato, quindi sempre usando la pasta saldante, flossante, si stende il flossante e poi con il saldatore pin per pin si ripassa leggermente. La punta del saldatore va leggermente bagnata di stagno, appena appena, senza esagerare perché non bisogna rischiare di fare poi cortocircuiti e pin, quindi lo stagno deve essere calibrato ad hoc per il tanto che basta. Infatti, come vedete, ho già fatto un corto tra due pin, poi dopo lo puliremo magari utilizzando una treccia di rame. E continuiamo con la saldatura dei lati. Questa è un'operazione molto delicata, voi adesso qui sul video lo vedete accelerato, quindi sembra che sono veloce, ma in realtà è accelerato di 10 volte, quindi stavo andando molto molto lentamente quando saldavo pin per pin. E proprio per evitare di fare cortocircuiti. Poi si riescono a togliere, se si fanno i cortocircuiti si riescono a togliere con pasta saldante o con la treccia, però se si riesce a non farli è meglio. Quindi eccola qua, ecco la scheda, micro saldato, diamo una pulita e vediamo se riusciamo a far funzionare qualcosa. Allora, eccoci qua, vediamo se il lavoro fatto funziona. Questa è la schedina. Come vedete, si vede perché a me piacciono questi microcontrollori. Per farlo funzionare, guardate cosa ho montato. Ho montato veramente pochissimi componenti. Il micro, regolatore a 3x3, un paio di condensatori, poi c'è anche il diodo di protezione, però non serve altro, insomma, connettore, regolatore 3x3 e microprocessore. Tutto questo è sufficiente per far partire il microcontrollore, se ho montato tutto correttamente. Vediamolo subito. E lo vediamo utilizzando uno dei tool che vi dicevo forniti dall'ST, che è questo qua, il STM32 Cube Programmer, che si connette, come vi dicevo, via USB al bootloader del micro. Io, come vi ho fatto vedere nello schema, in un precedente video, il micro se non è alimentato con alimentazione 24 volt, c'è un MOSFET che rimane aperto e mantiene alto il pin di boot, quindi il micro si predispone per partire con il bootloader interno e vediamo se funziona. Allora, quello che io farò adesso, collego la, la USB. Ho sentito già il beep, scusate che c'ho il cavo un po' rigido, ho sentito già il beep di connessione, quindi dovrebbe già essere connesso, lo vediamo, aspettate che lo inquadro meglio, se no, ecco. E SDQ programma, se io faccio qua cercare USB, trova già un USB 1, quindi vuol dire che ha già sentito il micro, se io faccio connect, eccolo qua. Mi sta facendo vedere la memoria flash del micro. Sono tutte FF perché ovviamente il micro è nuovo, quindi la flash è completamente cancellata. Quando la flash è cancellata sono tutti uno. E, boh, quindi questo già mi è sufficiente per dire che il micro quantomeno è saldato abbastanza bene, perlomeno per la parte USB, perché sta rispondendo, è alimentato correttamente, altrimenti non sarebbe partito e quindi sta girando. Ovviamente adesso posso fare poche cose, posso provare a scaricare il mio firmware. Per esempio questo qua, anche se questo qua è stato compilato per l'L443, però posso sempre scriverlo in Flash, poi ovviamente non funzionerà nulla. Però se io caricassi questo file, facessi download, eccolo qua, mi ha scaricato il firmware sul microcontrollore. E adesso potrei andare a fare il debug. Ovviamente prima di proseguire
Mi interessava solo capire se ho correttamente montato il microprocessore perché è quello più delicato. Adesso andrò a montare tutti gli altri componenti, verificherò che elettricamente sia tutto a posto e poi cominceremo a lavorare sul software, sulla scheda definitiva, su questa qua. Vediamo un po', finiamo di montare e poi vi farò vedere un primo avvio del binario. Ok, quindi la scheda funziona, andiamo avanti con il montaggio dei componenti. E proseguiamo quindi con l'assemblaggio e qui sto montando i traslatori di livello, i due traslatori di livello. Il passo è leggermente più grande di quelli del micro, quindi dovrebbe essere leggermente più semplice rispetto al micro la saldatura di questi pin. La tecnica è sempre quella, prima si allinea il componente sulle piazzole, si fissa un pin per tenerlo fermo e poi si passa la pasta saldante e si va di pin per pin a saldare tutti i pin. Vedete qui ho fatto un corto, quindi con la treccia di rame vado a pulire i due pin e così via. Quindi diciamo è tutto abbastanza ripetitivo, l'unica cosa che richiede è attenzione, precisione, cercare di non fare i ponti tra i pin perché poi toglierli è sempre un problema. Tipicamente quando succede che bisogna togliere, il rischio è quello di storcere il pin, rompere la pista sotto oppure bruciare proprio internamente il componente. Questi componenti sono fatti per reggere queste temperature, stiamo parlando di 350-370 gradi, però non per tempi lunghissimi, quindi se io sto troppo tempo su un pin nel tentativo di togliere un corto, rischio di surriscaldare troppo il componente e quindi di romperlo. Quindi sempre meglio non fare dei cortocircuiti da subito per evitare poi che togliendoli si rompa il componente. E quindi qui ci vuole la massima attenzione per fare questo lavoro qua. Vedete, ogni tanto mi capita di fare dei corti, passo con la treccia e adesso vi faccio vedere, ecco, passo con la treccia, pulisco e tolgo tutto. Dovrei riuscito a saldare i traslatori. Vediamo di andare avanti. Questi sono gli operazionali eh, che serviranno per elevare la tensione per l'interfaccia Mach3 per controllare il mandrino. Sono dei case a 5 pin. Eccoci qua. Questi sono abbastanza semplici, il passo non è piccolissimo, quindi si riesce a saldare abbastanza con abbastanza facilità. Andiamo avanti, quindi, Dio di Zener. Questi sono estremamente piccoli e quindi qui ci vuole un po' di attenzione. Il vantaggio è che hanno due soli pin, quindi si possono saldare in maniera abbastanza semplice. Sono tanti componenti, quindi ci vuole un po' di pazienza. Tutto il lavoro, ho impiegato circa 5 ore per farlo, un pomeriggio, un sabato pomeriggio. Beh, il tempo che serve è questo, insomma, perché sono tanti componenti da saldare. Passiamo quindi all'SD card, al connettore dell'SD card. Questo è abbastanza semplice, i pin sono abbastanza spaziati tra di loro. Non serve neanche la pasta saldante e quindi eccoci qua. Saldiamo ora i connettori su cui escono i segnali dei motori e degli interruttori di fine corsa. Questa è una scheda per 5 assi, quindi sono 5 connettori a 4 fili per i motori, più ci sono i connettori del Mach 3, questi sono i connettori per gli switch di fine corsa e, e quindi sono vari connettori, questi sono semplici perché sono tutti true wall, quindi è abbastanza facile da saldare, sono gli ultimi componenti. Quasi finito, terminiamo con il super cap, il condensatore per alimentare l'orologio in assenza di alimentazione. E questo conclude l'assemblaggio.
Quindi questa è la scheda terminata, abbiamo completato il montaggio dei componenti, adesso andremo a vedere le saldature come sono utilizzando un piccolo microscopio con il PC e così avremo modo di capire se siamo pronti per lo sviluppo del software. Allora, vediamo un po' come vanno le saldature. Questo che state vedendo è il micro. L'allineamento non è che sia venuto proprio perfettamente. Qui questi pin ho qualche dubbio sulla saldatura. Magari vediamo se riusciamo a zoomare. Ma c'è i pin centrali che forse una ripassatina non guasterebbe. Va bene, però insomma ce ne accorgeremo strada facendo. Come vedete il PCB è molto sporco perché quando si usa flussante bisognerebbe lavarlo con qualche solvente, però io ho provato, ho usato un acetone per provare a pulirlo, ma non è che non si riesce ad arrivare proprio in tutti i punti, per cui chiaramente in ambito industriale utilizzano delle macchine fatte apposta che con dei spruzzi, con dei getti a pressione vanno a pulire il PCB e qui resterà così. Comunque adesso si vedono soltanto ora perché sto ingrandendo col microscopio, se no a occhio nudo non si vede tutto quel grasso. Poi vediamo un po', questo è il circuito di protezione della scheda di memoria SD. Come vedete l'allineamento non è dei migliori, però c'è da dire anche che se vedete i pin a sinistra sono molto storti perché probabilmente durante il trasporto, siccome quando fanno i pacchi per componenti singoli cercano di metterli dentro i contenitori appositi, però poi non è mai come il confezionamento in reel che è più sicuro, per cui componenti singoli questo problema di arrivare con i pin storti è abbastanza frequente. Questo è il condensatore, questo è il MOSFET per l'attivazione della modalità di download. Queste sono le saldature dell'SMD, mi sembra che siano abbastanza buone. Cioè, tenete conto sono sempre saldature manuali, quindi meglio di così, temo che perlomeno io non riesco meglio di così. Poi dipende da quanta esperienza c'è, anche dall'attrezzatura. Il mio saldatore non è che sia di quelli professionali, per cui qui c'è questa resistenza, no, questa dovrebbe essere saldata, Dio di, e quindi ho perso un attimo la camera. Va bene, questo è il regolatore lineare. Ci siamo. Volevo vedere un attimo. Ecco, questi sono i traslatori di livello dai 3V a 5V. Diamo un'occhiata ai pin. Sembra buono. Qui, come vedete, sono molto storti perché, ripeto, quando arrivano già così, essendo confezionati a pezzi singoli nelle bustine, poi è facile che durante il trasporto si storcano i pin. Un po' anche colpa mia, che l'ho piazzato molto non perfettamente allineato, ma manualmente meglio non si riesce. Qui c'è un po' di sporcizia, però non mi sembra ci siano dei corticircuiti. Questo dovremmo esserci. Va bene, direi che ci siamo. Meglio di così, manualmente non viene. Qualche resistenza un po' storta, pazienza. Bene, vediamo un po' di andare avanti con il debug elettrico. Allora, ho fatto le ultime verifiche elettriche, sembra tutto a posto, le tensioni ci sono tutte, quelle giuste nei punti giusti, quindi direi che ci siamo, come prima avvio della scheda siamo ok. Faccio un'ultimissima verifica, verifico che continui a connettersi via USB il bootloader come ho fatto prima, solo che adesso ci sono tutti i componenti montati, quindi vediamo che continui a funzionare.
Mi connetto e in effetti ok, si connette, mi ha letto la flash, posso provare a scrivere qualcosa sulla flash per vedere se scrive la flash, troppi, esempio così. Ancora non lo vedo perché devo rileggere la flash, eccolo qua, e infatti ha scritto il valore che ho dato. D'accordo, sembra tutto perfettamente funzionante, almeno per quelle prove che ho fatto. Direi che per questo video è tutto. Il prossimo video sarà un video in tema software in cui compilerò il progetto per questo micro, proverò a scaricarlo, proverò a farlo girare. Vedo anche se magari riesco a connetterci con magari filato il modulo Bluetooth e rifare le prove che ho fatto nell'ultimo video software col Bluetooth su questa scheda e andiamo avanti. Grazie a tutti per l'attenzione e statemi bene, alla prossima.